Ciao a tutti, amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Il video di oggi è una specie di bonus, nel senso che ho preso uno di quei video che normalmente faccio sul lavoro raggruppato per 3 segni e li ho sviluppati come segni singoli. Bene. Mostrami cancro e le energie generali del lavoro per il mese di dicembre e abbiamo il mondo. Amici del cancro, quando c'è il mondo si parla di un completamento, di un risultato che si raggiunge, di un ciclo che si chiude e per qualcuno può anche parlare di un cambio fisico, quindi magari un cambio di residenza, un cambio di ufficio, un cambio di ruolo anche, perché no? Normalmente è un qualche cosa che fa riferimento a una distanza, quindi andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, e la vedete anche scritto qui, e trovate anche il link al corso di tarocchi che inizierà a gennaio 2024. Quindi potete guardare il video se volete maggiori informazioni oppure potete scrivermi un'email. Bene, andiamo a vedere cancro qual è l'energia disponibile per il lavoro. Partiamo con un imperatore, un 7 di coppe, un 5 di pentacoli, un 2 di bastoni, un fante di coppe, un fante di bastoni e un 9 di bastoni. Ragazzi, devo dire che con questo imperatore al contrario che abbiamo qui all'inizio, potrebbe esserci una certa instabilità. Instabilità di progetti, instabilità di idee, instabilità, come se ci fosse anche quasi una sorta di confusione mentale, non in negativo, ma nel senso è come se si aprissero una serie di possibilità, di potenzialità, di strade, avete tante doti e potreste fare quello che volete. Però questo è un po' come disperdere l'energia. Diciamo che anche a livello materiale, se ve la devo dire tutta, potrei, diciamo, raccomandarvi di non sperperare troppo, perché comunque c'è anche un 5 di pentacoli che è una carta di carenza finanziaria, quindi occhio alle spese impreviste, controllate di aver pagato tutte le bollette in modo che non arrivino le multe e fate attenzione perché a dicembre potreste perdere qualcosa, dalle chiavi della macchina a dei clienti, a del denaro letteralmente. Andiamo a vedere l'imperatore. Ok, asso di denari e cavaliere di coppe. Ho come l'idea che qui ci sia qualche cosa di nuovo che è partito, che sta partendo. Come vi dicevo, tutte queste possibilità che si aprono probabilmente sono dovute a questo nuovo inizio che c'è stato, però non è ancora un qualche cosa di stabile, di concreto, non è ancora in equilibrio, è ancora una situazione che può avere forti alti e bassi. E diciamo che le cose, lo sento anche un pochettino qui con questi due fanti, sono ancora un po' acerbe. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Un altro fante, infatti. È come se si aprissero delle nuove possibilità davanti a voi e un cavaliere di nuovo. Qui abbiamo fante, cavaliere di coppe, fante, cavaliere di denari. Sì, ripeto, è come se si aprissero delle possibilità davanti a voi che sono da valutare comunque con molta attenzione. C'è da
da essere prudenti sia nel momento in cui dovete investire del denaro, sia nel momento in cui dovete fidarvi di colleghi, ipotesi. Studiate prima la situazione, cercate di capire da che parte potrebbe andare questa situazione o questa relazione lavorativa prima di, diciamo, esporvi troppo. Siate prudenti fondamentalmente, anche nello spendere i soldi. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. 2 di coppe e 3 di spade. Ragazzi, qui fate attenzione perché a dicembre potrebbe esserci un compromesso, un accordo ehm, che potrebbe deludervi, ok? Potreste dover fare cioè dover mettere dei soldi o investire dei soldi a causa di questo accordo con qualcuno, però poi c'è anche un tre di spade, quindi è come se ci fosse un tradimento, c'è una sofferenza, c'è un dolore. Se fosse un nuovo investimento quello che vi propongono, ecco, siate super prudenti, soprattutto controllate bene i conti, perché con la testa si viaggia molto, ma qui vi dicono di essere concreti, di fare un passo alla volta. Qui avete due figure di pentacoli, proprio la terra, no? Andiamo al 2 di bastoni. Amanti. Ruota della fortuna e luna. Wow, tre arcani maggiori. Allora, il 2 di bastoni indica una sorta di indecisione. E vedendo la carta degli amanti e la ruota della fortuna, ho come l'idea che qui siate indecisi se dare un cambio a un certo tipo di situazione, a un certo tipo di progetto, a un certo tipo di realtà, proprio perché comunque avendo anche la luna e il sette di coppe è come se ehm, se ci fosse della nebbia in questa situazione lavorativa piuttosto che progettuale. Vi dico, è come se qualcuno avesse ricevuto un'offerta da questo imperatore, ma non fosse un'offerta completamente stabile. Ed è per quello che qua vi dicono, non viaggiate troppo con la testa, non siate troppo tra le nuvole fondamentalmente, ma cercate concretezza, cercate risvolti concreti al tipo di offerta che vi danno, cioè mettete dei punti fissi, come facciamo questa cosa, come raggiungiamo questo obiettivo, dove troviamo i soldi, come si affronta questo problema. Cioè cercate delle risoluzioni concrete e poi appunto a livello economico potete testare l'altra persona investendo una piccola quantità di denaro e vedere magari come si comporta l'altra persona. Vi dico, ci sarà un momento di delusione, potrebbe essere legato a una perdita di denaro, a un accordo, a un compromesso, anche una perdita di tempo, non necessariamente di denaro. Però è come se si perdesse cioè diciamo a dicembre ci si rende conto che si perde qualche cosa. Può anche essere la fiducia, considerato che abbiamo un 3 di spade, eh? E da lì poi abbiamo questo 2 di bastoni che ci dice: ok, bisogna scegliere, è ora di togliersi la benda da davanti agli occhi. Tenete presente anche che con la luna comunque c'è una realtà percepita a metà. Ok, la luna è una carta che parla di una realtà che si conosce a metà. Però poi comunque c'è una ruota della fortuna, quindi in qualche modo le cose cambiano. Andiamo a vedere questo fante di coppe. Diavolo, stella e forza. Voglio andare a vedere anche il fante di bastoni, per piacere, grazie. Re di spade. Cinque di bastoni. Ragazzi, qui ho l'idea che vi dicano proprio di sviluppare, uno, l'amor proprio e due, la forza di volontà.
perché qui c'è un diavolo, c'è una certa tossicità, c'è una certa schiavitù, una certa dipendenza. Può essere che questo imperatore, insomma, vi abbia fatto quest'offerta facendovi credere chissà che cosa, però poi qui a un certo punto, quando appunto nella parte concreta vedete che c'è stata questa delusione, siete già in un bivio, è un po' come se, non lo so, ho l'idea che qualcuno si aspetti che l'altra persona si scusi o si giustifichi perlomeno, ma è come se questo non fosse fatto. E anzi, è come se l'altra persona un po' vi recriminasse questo 5 di denari, questa delusione. Mm. E poi comunque c'è anche un 5 di bastoni, qui vedo dei conflitti. Sento che, allora, ragazzi, la situazione potrebbe, diciamo, trasformarsi in qualche cosa di un po' gelido, nel senso che non vi fate troppo prendere appunto dalle proiezioni della luna e del 7 ehm, di coppe, ma cercate di rimanere con una mente lucida, chiara. Il re di spade è qui come per dire c'è da mettere le cose in chiaro, da tagliare i fronzoli fondamentalmente di tutta la situazione. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Fante di bastoni nuovamente e 4. E 4 di bastoni. E 4 di denari, scusate. È come se questa persona vi facesse sentire egoisti e voi ad un certo punto faceste un lavoro su voi stessi e iniziaste a dire no, io non sono egoista, queste sono le cose, mi attengo ai fatti e non puoi girarmi la frittata. Ragazzi, c'è un diavolo, un re di spade, 2 volte il fante di bastoni al contrario. Quindi fate attenzione che non cerchino di rivoltare la frittata quando è ora di dare spiegazioni, cioè di non farvi sentire in colpa per qualche cosa di cui magari è responsabile l'altro. Cioè, noi ehm, non siamo responsabili di come gli altri decidono di reagire ad una determinata situazione. Cioè, ognuno di noi è libero di reagire arrabbiandosi piuttosto che stando zitti, piuttosto che piangendo. Ognuno di noi è responsabile per come reagisce ad una situazione e di conseguenza gli altri lo sono per se stessi. Quindi se cercano di farvi sentire in colpa o di sminuirvi per un qualche cosa che, insomma, perché c'è tanta nebbia tra la luna e il 7 e il 7 di coppe, tante illusioni, come se qui la mente fosse un po' offuscata. E infatti qui avete bisogno di seguire il cuore, l'amor proprio, cosa vi nutre, cosa vi fa stare in armonia, in pace, in allineamento con voi stessi, la realtà che state vivendo o eventualmente una nuova realtà che potreste crearvi. Andiamo a vedere Osho che cosa dice. Oltre le illusioni e nessuna cosa. Allora, il giudizio e il Papa sono 2 arcani maggiori e mi casca di nuovo l'occhio su questo mondo. Ragazzi, qui si tratta di capire che tipo di realtà volete creare intorno a voi, che cambi sono necessari, ok? Che abitudini tagliare, che relazioni tagliare, che attitudini tagliare per creare il tipo di realtà che volete voi. Qui parla soprattutto di una zona di comfort, come se aveste bisogno di un posticino dove sentirvi completamente al sicuro. E in questo mazzo la carta del Papa è disegnata come se fosse una lavagna nera, uno sfondo nero, come per dire che è il momento di scrivere la vostra vita.
quello che voi volete. Si chiude un cerchio, è come se ci fosse una fase di passaggio, diciamo, a dicembre, perché giustamente finisce l'anno, finisce un ciclo ed è come un ok, mi rendo conto di certe dinamiche e riscrivo queste dinamiche. Ragazzi, fatemi sapere come vi risuona la lettura, spero che comunque sia stata fonte di ispirazione, potete scrivermelo nei commenti se avete piacere, potete anche mettere like, condividere il video o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!